Hola, hola, benvenuti nel mio nuovo canale, il mio nome è Gis. Come potete vedere ho deciso di creare il mio avatar per poter recensire prodotti per quanto riguarda la cura dei capelli e del corpo. Il mio obiettivo è quello di recensire un prodotto a 360 gradi in maniera creativa e informativa, quindi se siete curiosi possiamo iniziare. Scopri Nivea Derma Skin Clear Peeling esfoliante notte con una formulazione altamente concentrata con l'8% di alfa e beta idrossiacidi, acido glicolico e acido salicilico, insieme alla niacinamide. Grazie alla sua innovativa formulazione, supporta il naturale processo di rinnovamento cellulare. Rimuove le cellule morte e previene la formazione di nuove imperfezioni. Oltre a purificare e uniformare l'incarnato. Applicalo la sera sul viso ben deterso e non risciacquare. Lascialo agire tutta la notte per permettere al prodotto di penetrare in profondità e intensificare la sua efficacia. Per ottenere risultati migliori usa Nivea Derma Skin Peeling esfoliante notte insieme alla gamma completa anti-imperfezioni di Nivea, gel detergente, tonico peeling esfoliante notte e scrub. Per una pelle visibilmente migliorata dopo soli 7 giorni. In questa composizione troviamo acqua, acido glicolico, dimeticone, glicerina, amido di tapioca, alcol grasso, un tipo di tensiattivo non ionico, idrossido di sodio, un agente chelante, 2 polimeri sintetici, acido salicilico, niacinamide, pantenolo, estratto di radici di liquirizia, un agente umettante, gomma di ciatano, un agente chelante, acido citrico, un conservante e infine il profumo. E queste sono le mie considerazioni per quanto riguarda questa crema peeling. Allora, come vedete il formato è da 40 ml, cosa che la trovo non bella, diciamo, e avrei preferito che comunque ci sia molta più quantità del prodotto, poi anche per un discorso tipo di prezzo, perché si aggira intorno ai 6-7 euro, dipende da dove andrete ad acquistarla. E trovo che il formato sia veramente piccolo, però sicuramente la ragione per cui avranno deciso di creare questo formato piccolo è perché sicuramente è un trattamento che comunque non va, diciamo, a prolungarsi più di tanto, perché i risultati comunque sono molto efficaci nel giro comunque di poco tempo, e comunque i cambi sono molto notevoli, e questo lo posso assicurare perché comunque per certi tipi di trattamenti, l'ho già detto anche in un altro video, soprattutto per quanto riguarda la niacinamide, bisogna essere appunto molto costanti. La profumazione di questa crema è molto buona, è molto leggera e si assorbe rapidamente, e comunque questo è un prodotto che, diciamo, va utilizzato in base alle necessità, e diciamo che secondo me dal momento in cui si notano certi cambiamenti,
e diciamo che bisogna proprio diciamo sotto un certo punto di vista tipo fermarsi finché non vedete che appunto la macchia sparisce. Comunque il tubo di questa crema è appunto studiato, da quello che mi sembra di aver capito, apposta per andare a trattare tipo le macchie che comunque si presentano in forma circolare, quindi si va direttamente ad applicare su quella macchia che avete sul viso o le diverse macchie, diciamo, e, e praticamente per andare a trattare quei punti di cui non volete avere più certe imperfezioni. Adesso vorrei darvi delle informazioni importanti per quanto riguarda la composizione di questo prodotto, giustamente per gli ingredienti scelti apposta per far funzionare questo prodotto. E iniziamo con l'acido glicolico. A cosa serve l'acido glicolico per il viso nella skincare? L'acido glicolico per il viso è un esfoliante più comunemente utilizzato nella cura della pelle. Aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle per sollevare gli strati di pelle più luminosi sottostanti. A differenza di altri sfolianti, come gli scrub per il viso, l'acido glicolico non richiede uno scrub duro grazie alla sua capacità di penetrare nella pelle. È anche un umectante, il che significa che attira e lega l'acqua alle cellule della pelle. Questo può aiutare a contrastare l'invecchiamento e le rughe in quanto rimpolpa la pelle. L'acido glicolico può anche stimolare la produzione di collagene e acido ialuronico nella pelle. Cosa fa l'acido glicolico per il viso? Potrebbe essere adatto a tutti i tipi di pelle, adesso ve lo dico. L'acido glicolico è più efficace se è usato su pelli normali, miste e grasse. Tuttavia, se la vostra pelle è considerata più sensibile o secca, si raccomanda di essere più cauti nell'utilizzo di questo prodotto. Inoltre è importante notare che poiché l'acido glicolico rimuove efficacemente gli strati più esterni della pelle, è importante notare che questo lascia la pelle più vulnerabile alle forze esterne, come le condizioni atmosferiche in presenza di forti raggi UV. È importante prestare attenzione agli strati di pelle giovane sotto il sole, così come in presenza di condizioni climatiche e avverse. Per questo motivo loro consigliano di utilizzare questa crema soprattutto tutte le notti. Non va utilizzata di giorno al posto di questa crema comunque durante il giorno potete utilizzare una crema che contenga filtro UV e che non vada a contenere tipo certi tipi di acidi come questi che bene o male a lungo andare, soprattutto se ad alte concentrazioni, possono creare irritazioni. Quindi mi raccomando. Quali sono i benefici dell'acido glicolico? Aiuta a migliorare l'acne, aiuta a rimuovere le macchie solari, riduce le rughe grazie al suo potere sfogliante e contrasta i peli incarniti. Passiamo al secondo ingrediente importante di questa linea, che è un ingrediente che abbiamo già visto in precedenza ed è l'acido salicilico.
È un tipo di veta idrossiacido utilizzato come ingrediente attivo per esfoliare la pelle, controllare la produzione di sebo in eccesso e mantenere i pori liberi. È ottimo per la pelle soggetta a imperfezioni e può aiutare a perfezionare e rinfrescare la pelle in solo 7 giorni con l'uso quotidiano. Si ritrova comunemente nei detergenti e nei prodotti per il trattamento delle macchie, ma anche nei prodotti per il trucco adatti all'acne e anche negli shampoo antiforfora. È ottimo per trattare i sintomi dell'acne più leggera, diciamo, come punti neri, punti bianchi e brufoli. L'acido salicilico penetra in profondità nella pelle dove rompe le cellule morte che altrimenti ostruirebbero i pori, cioè vanno a ostacolare, diciamo, i pori e appunto il compito dell'acido salicilico è quello di mantenere insomma il viso pulito e fare in modo che questi batteri non vadano a depositarsi. Quali sono i suoi benefici? Protegge la pelle contro i batteri, ottimo sfoliante, aiuta a rimuovere le cellule morte, ha proprietà antinfiammatorie, riduce il sebo in eccesso, aiuta a far penetrare in modo efficace un altro tipo di prodotto. In generale, se andate a utilizzare una crema idratante o altri tipi di creme, va a aiutare a che il trattamento sia un po' più efficace. Migliora il tono della pelle, libera i pori e previene le eruzioni cutanee. E infine abbiamo la niacinamide, che è un altro ingrediente importante in questa linea. Cos'è la niacinamide? La niacinamide è nota anche come nicotinamide o vitamina B3. È una vitamina B idrosolubile che svolge un ruolo importante in molti aspetti delle funzioni vitali del corpo, come la digestione e la funzione cerebrale. Anche la pelle trae beneficio dall'uso e dalle proprietà della niacinamide. Quali sono i benefici della niacinamide? Ripristina la barriera protettiva della pelle, ha un alto potere anti-invecchiamento e riduce la iperpigmentazione, aiuta a alleviare i sintomi dell'acne. E comunque la niacinamide come ingrediente la trovo molto più completa, molto più, diciamo, performante, perché è il mio ingrediente preferito per quanto riguarda la mia routine della skincare. E molto, diciamo, anche aiuta anche ad idratare la pelle tantissimo, ha tantissimi benefici, la puoi utilizzare sia di giorno che di notte. E comunque sul loro sito ci tengono a precisare di fare particolarmente attenzione per quanto riguarda questi tipi di ingredienti, soprattutto su pelli che non sono abituate ad utilizzare certi tipi di acidi, e potrebbe verificarsi una leggera sensazione di bruciore. Non utilizzare su pelle irritata, interrompere l'uso in caso di irritazione, consultare un medico se l'irritazione persiste. Evitare il contatto con gli occhi, questo prodotto appunto contiene alfa idrossiacidi che potrebbero aumentare la sensibilità della pelle al sole e in particolare la possibilità di scottature. Applicare una crema solare, indossare indumenti protettivi adeguati e limitare l'esposizione al sole durante l'utilizzo di questo prodotto per la settimana successiva.
E cosa che tengo a notare che comunque io la consiglio soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo durante l'inverno. E per finire il video, vorrei darvi un'informazione molto importante perché ci sono due tipi di trattamenti per il quale vanno a utilizzare questi tipi di acidi. In questo caso, come vedete nel video, stiamo parlando di un peeling. Il peeling praticamente ha una concentrazione molto bassa di questi acidi e la loro azione è semplicemente quella di evitare comunque che i batteri vadano a depositarsi, hanno un'azione antibatterica, azione anti-acne e insieme alla niacinamide vanno comunque a creare una cosa molto completa e a idratare, diciamo, a creare meno irritazioni possibile e molto meno, diciamo, rispetto a un trattamento come ad esempio il micropeeling che viene svolto appunto da professionisti e qui stiamo parlando già di alte concentrazioni di acidi e quindi quale è l'azione di queste altre concentrazioni? La pelle comunque va a sollevarsi, ok, va comunque a squamarsi e sono trattamenti veramente fortissimi, per cui diciamo che non adatto ovviamente a tutti i tipi di pelle. Diciamo che va comunque consigliato a persone che hanno delle problematiche veramente importanti e questa cosa qua la dovete tenere conto e dovete comunque informarvi sempre. E infine, comunque, vi lascio praticamente una informazione che andrete a leggere perché comunque questi acidi non vanno combinati tra di loro e soprattutto questi due acidi diciamo che sembra una cosa molto controversa ma nel senso che in questo caso essendo un peeling sia l'acido glicolico che quello salicilico possono diciamo agire insieme. Diciamo che questi due acidi messi insieme vanno a creare una specie di doppia esfoliazione e in questo caso, come l'ho già detto, la cosa importante è la concentrazione del prodotto e per questo motivo non ho voluto fare un video unico insieme agli altri prodotti della linea perché questo è l'unico prodotto della linea che contiene due tipi di acidi insieme, ma il segreto appunto riguarda la concentrazione, perché sì, è vero, non si possono utilizzare insieme, però questi due componenti hanno una concentrazione così bassa che va a creare questa azione sfogliante non troppo aggressiva, diciamo. E quindi mi raccomando, adesso vi lascio l'informazione per quanto riguarda i tipi di agenti con cui non possono essere abbinati all'acido glicolico e all'acido salicilico e anche la niacinamide ha anche comunque il suo pro e contro perché anche quella non si potrebbe abbinare a certi tipi di ingredienti.
E spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, scrivetemi. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!